Come saldare l'alluminio ad elettrodo? Le domande che voi cercate le trovate al contenuto di questo video. Qual è la gradazione corretta per saldare l'alluminio ad elettrodo? Quale elettrodo dobbiamo utilizzare per saldare l'alluminio? Stiamo lontano con la fiamma, altrimenti l'alluminio si scioglie come il burro. Per poter saldare l'alluminio ad elettrodo, come prima cosa ragazzi dobbiamo pulire per bene il nostro pezzo di alluminio che dobbiamo saldare per tirare via lo strato di ossido che si trova sulla superficie dell'alluminio. Facciamo come fosse il nostro alluminio delle nocce. Per poter mangiare queste nocci dobbiamo rompere il guscio per poterle mangiare. Vale uguale per l'alluminio. Per poter saldare l'alluminio bisogna rompere l'estratto di ossido che si trova sulla superficie. Come facciamo a rompere questo strato di ossido? Basta utilizzare una spazzola di acciaio, dobbiamo pulire per bene il nostro pezzo prima di essere utilizzato. Una volta che abbiamo pulito, dobbiamo usare dell'acetone per pulire per bene il nostro pezzo prima di effettuare la nostra saldatura. Vedete che contiene tutta la sporcizia. Una volta che abbiamo pulito il nostro alluminio rimane solo di scaldarlo. Siccome l'alluminio fonde a 600-650 gradi, dobbiamo scaldare l'alluminio per tirare via l'umidità. Per tirare via questa umidità è necessario utilizzare una fiamma carburante per poter tirare via questa umidità. Impostiamo la fiamma carburante, come lo vedete così, lo scaldiamo, stiamo lontano con la fiamma, altrimenti l'alluminio si scioglie come il burro. Mettiamo il video in velocità. Ecco fatto, ora i nostri pezzi di alluminio sono senza umidità e sono pronti di essere saldati. Quale elettrodo dobbiamo utilizzare per saldare l'alluminio? Per poter saldare l'alluminio è necessario utilizzare un elettrodo del 9650. Praticamente questo elettrodo lo possiamo affrontare con il 7018, che è un elettrodo che assorbe umidità. Quindi per poter tirare via questa umidità dobbiamo mettere l'elettrodo nel fornello per tirare via questa umidità a circa 90-100 gradi per 2 ore. Una volta il nostro elettrodo arriva in temperatura, il nostro elettrodo diventa pronto di essere utilizzato. Mi raccomando ragazzi, la temperatura del fornello che noi dobbiamo utilizzare per scaldare l'elettrodo non deve superare il 130 gradi, altrimenti l'elettrodo si assecca e perde la sua protezione, come vedete. E ovviamente evitato scaldare l'elettrodo con la fiamma del cannello, altrimenti si secca e avrete lo stesso risultato come il fornello con la temperatura elevata. Per poter saldare l'alluminio ad elettrodo è necessario utilizzare la polarità inversa, altrimenti non riusciamo a saldare l'alluminio con l'elettrodo. Perché è consigliato di utilizzare la polarità inversa? Praticamente la polarità inversa permette all'arco di concentrarsi alla punta dell'elettrodo, favorendo così la stabilità dell'arco. In questo caso la temperatura del bagno di fusione raggiunge fino a 2800 gradi, mentre la temperatura sulla punta dell'elettrodo raggiunge fino a 3500 gradi. Quindi noi utilizzando la polarità inversa scaldiamo meno l'alluminio, quindi sulla punta dell'elettrodo abbiamo 3500 gradi, mentre per il bagno di fusione abbiamo 2800 gradi, quindi l'alluminio si scalda meno. Come facciamo a applicare la polarità inversa? Basta montare la pinza porta elettrodo nel polo positivo e la pinza porta massa nel polo negativo. Cominciamo a puntare ragazzi. Punto.
2. Ora il nostro pezzo è pronto di essere saldato. Bene, dopo aver montato il nostro pezzo, lo blocchiamo con il morsetto. Prima di effettuare la nostra saldatura dobbiamo rompere l'estratto di protezione che si trova sull'elettrodo, altrimenti l'innesco non parte facilmente. Mentre facciamo la nostra saldatura l'elettrodo si consuma facilmente, quindi non spaventate, questa è una cosa normale. Per effettuare una saldatura correttamente dobbiamo innescare a 90 gradi, non a 45 ma neanche a 60, dobbiamo innescare in modo diretto a 90 gradi. Ecco fatto. Adesso guardiamo il nostro risultato da vicino. Facciamo così. Lo vediamo meglio. Tiriamo via la nostra scoria. Diamo una spazzolata così vediamo meglio la saldatura. E questo è il nostro risultato, ragazzi, effettuando la saldatura ad elettrodo sull'alluminio. Saldare ad elettrodo sull'alluminio, questo è il massimo che si può fare. Non aspettate le saldature belle che noi facciamo di solito sull'acciaio inossidabile, ma neanche quella sull'acciaio al carbonio. Questo è il massimo che si può fare saldando l'alluminio ad elettrodo. Per qualsiasi informazione, ragazzi, se avete dei dubbi scrivetemi pure nei commenti. Mi raccomando, ragazzi, salvate il video, condividetelo, mettete like, mettete commenti. Ciao, alla prossima.